Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi torniamo a parlare di materie prime. Nel precedente video della serie avevamo visto i malti base. Oggi invece parleremo dei malti speciali, una categoria molto vasta che ci offre una grandissima possibilità di scelta, con innumerevoli combinazioni che ci permetteranno di poter caratterizzare al meglio tantissimi stili di birra. Per cui è importante conoscerli per poterli scegliere, saperli dosare e all'occorrenza poterli anche variare se non dovessimo trovare quelli di prima scelta. Ma prima, se sei nuovo del canale o ti stai documentando e cimentando nel fare la tua prima birra in casa, ti invito a iscriverti a questo canale e a guardare i precedenti video di questa serie su come fare la birra in casa e ti invito anche ad attivare le notifiche per rimanere aggiornato quando usciranno i prossimi puntuali contenuti. Con il termine malti speciali intendiamo una grande varietà di malti che subiscono dei trattamenti particolari tramite il calore dove avvengono le reazioni di Maillard, cioè reazioni di imbrunimento che li rendono più scuri, quindi in grado di conferire alla birra colori più o meno intensi, ma vanno anche a modificare irreversibilmente i loro carboidrati e le proteine, con la conseguenza che questi malti vanno a perdere in parte o totalmente gli enzimi per la conversione degli zuccheri, per cui non possono essere usati da soli per produrre un mosto fermentescibile. Gli zuccheri vengono caramellizzati, quindi rimangono alterati e non potranno essere fermentati dal lievito. In questo modo cederanno alla birra dolcezza e corpo. Dalle reazioni di Maillard si arriva poi a temperature sempre più alte a veri e propri processi di torrefazione in cui il malto viene quasi carbonizzato, andando a sviluppare quegli aromi torrefatti che ricordano proprio il pane bruciato o il caffè molto tostato. La principale differenza delle varietà di malti speciali è data quindi dalla temperatura con cui vengono prodotti, quindi dal colore che sviluppano che è sempre indicato nella scheda tecnica. Ma un'altra differenza riguarda la tecnica con cui vengono realizzati, poiché ci sono due procedimenti diversi, quelli per produrre malti caramello e quello dei malti crystal. I malti caramello sono dei malti che vengono asciugati e poi scaldati con step a varie temperature senza che l'amido contenuto sia convertito in zuccheri. Parte di quest'amido e degli enzimi rimangono, per questo motivo necessitano di essere ammostati insieme a malti con un buon potere diastatico come malti base, per cui non andrebbero usati con la tecnica EPG. I malti crystal invece, a differenza dei malti caramel, vengono tostati nel roasting drum, un tamburo rotante che mantiene i grani a una certa umidità e li porta a uno step di temperatura intorno ai 65 gradi. Quindi i malti non vengono asciugati e in queste condizioni gli amidi vengono convertiti in zuccheri, come un ammostamento. Dopo questo step si sale di temperatura e gli zuccheri vengono caramellati o tostati in base alla temperatura. A differenza dei caramel non contengono più amido ed enzimi. Possono essere usati quindi per infusione nella tecnica EPG, non necessitando di essere ammostati insieme agli altri malti base, o possono essere aggiunti anche in fasi più tardive come in mash out o in ricircolo. Farò un elenco dei malti speciali più famosi in ordine di colore, molti di questi sono malti proprietari, cioè tipologie riconducibili ad una malteria che ne ha registrato il nome, ma potete trovarne di analoghi sotto altri nomi. Una premessa importante, alcuni malti con il suffisso cara non sono sempre veri e propri malti caramello, ma vengono prodotti con procedimenti misti o con il roasting drum come per i malti crystal, per cui diventa davvero difficile orientarsi bene, quindi cercherò di specificare se si tratta veramente o meno di malti caramello. Partendo dal più chiaro troviamo il Cara Pils. Il nome suggerisce che si tratta di un Pilsner caramello, quindi subisce una caramellizzazione leggera di parte degli zuccheri e mantiene un colore molto basso, tra i 3 e i 6 EBC. Mantiene però un basso potere enzimatico e dei residui di amido. È ricco di proteine e beta-glucani che possono contribuire al corpo della birra e a una buona tenuta della schiuma. È ricco di destrine, per cui viene definito proprio maltodestrinico, ma non contribuisce particolarmente a livello di aromi e sapori. È indicato con aggiunte tra il 5 e il 10% per dar maggior corpo a birre lager, soprattutto chiare perché non ne alza il colore. I produttori indicano che è possibile utilizzarne un quantitativo anche molto abbondante fino al 40% del grist.
Per la presenza di zuccheri non fermentabili trova applicazioni anche per la produzione di birre low alcol o alcol free. Va detto che sulla carta i benefici sul corpo e la schiuma della birra, anche se fondati da motivazioni biologiche, difficilmente possono rendersi evidenti all'atto pratico se ne usiamo piccole percentuali. A detta di molti è un malto inutile per questi intenti e si potrebbe tranquillamente evitare lavorando in altri modi per avere una buona tenuta della schiuma. Io ne ho usato il 10% sulla Czech Pils, dove effettivamente ho avuto un FG più alta di 1,16, ma lì ho anche fatto un ammostamento a 68 gradi e una doppia decozione, per cui non posso dare certo merito solo al Cara Pils per questo. Se volete apprezzare davvero il carattere di questo malto, prevedete un'aggiunta di almeno il 10%, non avrebbe senso utilizzarne meno. Con un colore leggermente più alto c'è il Cara Hell, dal tedesco significa caramellato chiaro, ma si tratta di un malto passato in roasting drum, quindi non un malto caramello ma è più simile ad un crystal, comunque molto chiaro, con un range tra i 20 e i 30 EBC. Contribuisce un po' di più sul colore rispetto ad un Carapils e cede anche leggere note di caramello. È indicato su Fest Beer o Weissbier fino al 15-20%. Melanoidin. Come suggerisce il nome, si tratta di un malto ricco di melanoidine che vengono prodotte con reazioni di Maillard che avvengono durante un processo lento e lungo di caramellizzazione. Dona alla birra una maggiore complessità, simulando un po' quello che si otteneva con passaggi di decozione o lunghe bolliture. Ha un colore variabile tra i 60 e gli 80 EBC. Si può aggiungere su birre chiare poco complesse come Pilsner fino al 5%, salendo anche fino al 10-15% su birre come Bock, Doppelbock, Wee Heavy e Barley Wine. Aromatic. È un malto caramello chiaro della Dingemans con colore tra i 40 e i 60 EBC. Dona dolcezza e carattere alla birra con sentori maltati molto marcati e caramellati senza appesantirne la bevuta. Molto usato su birre belghe chiare come Saison, Belgian Single, Belgian Blonde e si può dosare anche fino al 20%, ma io consiglierei di stare un po' più bassi, soprattutto se sono presenti altri malti speciali nel grist. Nella mia Saison ne uso il 6%. Biscuit. Similare all'Aromatic, sempre prodotto dalla Dingemans, ha lo stesso range di colore, ma si tratta di un malto passato in roasting drum, quindi non un malto caramello ma è più simile ad un crystal, ed è il più chiaro tra i malti roasted. Rispetto all'Aromatic si spinge di più su note di crosta di pane e di biscotto. Molto versatile, si adatta a stili belgi e britannici, il produttore indica un utilizzo fino al 30% nel grist, ma io consiglierei di rimanere tra il 5 e il 10% se volete accennare le sue note senza farle diventare troppo predominanti. Cara Vienna. Si può trovare anche con il nome di Cara Red o Cara 50 in base al produttore. Nel caso del Cara 50 ho letto che non è un vero e proprio malto caramel ma un malto prodotto sempre con il roasting drum, quindi con gli amidi già convertiti in zuccheri e ha un range di colore tra i 40 e i 60 EBC. Conferisce alla birra corpo e dolcezza con sapori di caramello e miele. Se ne consiglia un utilizzo massimo del 25%, è adatto per arricchire birre a bassa fermentazione, ambrate o ramate, ma anche su birre ad alta fermentazione belghe come quelle di ispirazione trappista, come Triple, Belgian Golden Strong Ale, Belgian Single, Belgian Blonde, o anche per arricchire grist di birre ale maltate come Scotch Ale, Brown Ale, Porter e così via. Cara Munich. Prodotto dalla Weyermann, è di base un malto monaco caramellato, anche qui quindi tutti gli amidi sono stati convertiti. Con il Cara Monaco saliamo ancora di colore e di complessità nel gusto, di questo troviamo 3 versioni numerate, il Cara Monaco 1 che ha un colore tra gli 80 e i 100 EBC, il 2 tra 110 e 120 e il 3 che arriva tra 140 e 160. Conferisce spiccate note di caramello, di dolci da forno, nocciola e frutta secca. È indicato per birre a bassa fermentazione come Festbier e Marzen, Dunkel, Bock, Doppelbock con aggiunte tra il 5 e il 10%. Si ritrova molto anche su birre belghe di alta complessità, grado alcolico e colore come Double e Belgian Dark Strong Ale. Special B. È un malto di proprietà della Dingemans, viene prodotto con 2 step di tostatura a temperature medio-alte, raggiunge un colore intorno ai 300 EBC, infatti è chiamato anche Cara 300. Non è un malto caramello ma è un roasted, ha un profilo aromatico molto articolato che va dal caramello bruciato al cioccolato,
con note di frutta secca, prugna, uvetta, dattero e frutta appassita. Questa sua complessità si sposa molto bene in combinazione con lieviti dall'intenso profilo fruttato, infatti è molto caratteristico negli stili come Belgian Double, Belgian Dark Strong Ale e birre di Natale. Si può usare fino al 15%, ma se non si vuole esagerare con queste note, che potrebbero diventare stucchevoli, bisognerebbe mantenersi tra il 5 e il 10%. Io l'ho usato al 6% nella Double e nella Quadruple. Anche la Weyermann fa un malto molto simile sotto il nome di Special W, con un colore di 300 EBC indicato per birre belghe dal colore intenso e profilo dolce e fruttato. Sempre in Germania, invece, la malteria Best Malz ha introdotto da poco lo Special X, un malto tostato brevettato con una tostatura rapida che dovrebbe lasciare al malto più dolcezza e complessità pur essendo un malto scuro. Ha un colore che va dai 300 ai 400 EBC ed è indicato per aggiungere colore a birre scure, mantenendo però un carattere dolce e con note di frutta secca e cioccolato. La casa dichiara un uso fino al 20%. Non ho esperienza personale su questo malto e non ne ho neanche sentito parlare, però sono molto curioso di provarlo, probabilmente lo inserirò la prossima stagione su qualche birra. Prima di arrivare ai malti più scuri, facciamo un salto in Gran Bretagna e parliamo dei Crystal. Sono malti prodotti nel roasting drum, tipicamente britannici, e hanno un ampio range di colore, partendo dai light crystal che hanno un colore tra i 90 e i 110 EBC, i medium tra i 170 e i 190 e i dark ed extra dark che si spingono fino a 280 e 500 EBC. A livello aromatico, oltre a cedere corpo e dolcezza, andando per gradi di colore troviamo aromi di caramello e toffee, biscotto e nocciola, zucchero bruciato e frutta secca nei più scuri. I crystal chiari sono ottimi per dare dolcezza e corpo a birre come bitter, India Pale Ale e anche come base per brown ale, porter e barley wine. Andrebbero usati sempre con percentuali tra il 5 e il 10%, specie se in combinazione con altri malti speciali. I crystal scuri invece possono essere utili per dare maggiore complessità e profondità sulle note più tostate di cioccolato, di cacao o di liquirizia su birre come porter, stout o imperial stout. Brown. Il brown è un malto storico nato prima che venisse brevettato il tamburo rotante per produrre il malto Black Patent ed era il malto usato quasi in esclusiva per produrre le porter. Oggi è sempre meno utilizzato, è un malto scuro con un range di colore molto ampio a seconda del produttore, può oscillare tra i 200 e i 500 EBC. Cede aromi che vanno dal biscotto, l'orzo tostato e caffè, ad alte percentuali può cedere un caratteristico sapore di bruciato che ricorda la crosta di pane o della pizza bruciata. È molto caratterizzante ed è apprezzato in stili come mild, brown ale, porter, old ale. Nella mia ultima porter ne ho aggiunto il 12%, consiglierei però un uso fino al 10%. Nelle moderne porter il bruciato non è considerato più attinente a questo stile. Black. Risale al 1817, chiamato anche Black Patent come ho accennato dal brevetto con cui fu realizzato da Daniel Wheeler. Da questo momento divenne possibile produrre malti scuri senza che questi si carbonizzassero, rendendo anche molto più efficiente la produzione di birre scure riducendo l'uso di malti come il brown. Viene tostato a 230 gradi e sviluppa un colore che si spinge fino a 1300-1800 EBC, quindi tra i malti più scuri presenti in commercio. Dona alla birra caratteristici aromi di bruciato che possono ricordare il caffè, il cacao amaro, note affumicate che possono sfociare però nel cosiddetto posacenere quando eccessive. Se ne consiglia infatti un uso non oltre il 5%, possibilmente in grist con una buona base dolce. È indicato per porter e stout ed imperial stout o piccole aggiunte anche su Belgian Dark Strong Ale. Il chocolate, simile al black, viene tostato a 220 gradi con un range di colore che rimane un po' più basso tra i 1000 e i 1300 EBC. È simile al black anche nell'aroma, ma meno spinto come tostatura e un po' meno amaro. Il nome però può ingannare, infatti non cede note di cioccolato, ma si rimane sempre nel torrefatto tra il caffè e il bruciato. Impiego massimo anche per lui intorno al 5%. Il roasted barley, come dice il nome, si tratta di orzo torrefatto, quindi non è un vero e proprio malto. L'orzo viene direttamente tostato senza prima essere maltato. Si dice che sia lo stesso più utilizzato nelle tradizionali stout irlandesi e nella Guinness.
Viene tostato come un black, quindi ha un colore tra i 1500 e i 1800 BC, ed esistono versioni decorticate, cioè private delle glumelle che possono cedere una stringenza poco gradita. Anche questo andrebbe dosato fino al 5%. In Germania invece tra i malti torrefatti troviamo i celebri malti Carafa, prodotti dalla Weyermann di Bamberga. Carafa 1, Carafa 2 e 3. Sono malti torrefatti a diverse temperature e le versioni indicate con il termine special sono quelle decorticate. Il Carafa 1 ha un range di colore tra gli 800 e i 1000 BC, il 2 va a 1000-1200 e il 3 si spinge fino a 1500. Sono malti che cedono colore e aromi torrefatti a vari gradi in base alle versioni e vantano di poter iscurire la birra senza cedere a stringenza o note bruciate torrefatte troppo spinte. Se ne consiglia anche qui un uso fino al 5% nel grist. Ho usato di recente il Carafa 2 al 6% nella mia Czech Dark Lager, che è stata molto apprezzata per il carattere dark ma senza note bruciate o torrefatte o di caffè. Sono l'ideale quindi per produrre birre lager scure come le Dunkel, le Schwarzbier e le Czech Dark Lager, ma anche per aggiungere colore a Belgian Dark Strong Ale senza tirar fuori le note di caffè o di orzo torrefatto più comuni delle birre scure britanniche. Con questo si conclude il video sui malti speciali. Ho cercato di citare i più importanti tra quelli storici e anche qualche versione moderna. Ce ne sono chiaramente tantissimi altri che non ho citato. Molti di questi però in effetti sono molto simili a quelli che avete già visto e possono variare soltanto nel nome in base alla casa che li produce. L'importante è saper distinguere la differenza tra veri malti caramel e malti crystal, prendere dimestichezza con la loro scheda tecnica e in particolare il colore che ci dice già tanto sugli aromi che può tirar fuori quel malto. Ed è fondamentale conoscere il corretto dosaggio. Il mio consiglio è di fare riferimento alle percentuali indicate da ricette già consolidate e collaudate. Se volete sperimentare, seguite sempre le percentuali consigliate dal produttore ed evitate di eccedere oltre il limite indicato per quel malto, soprattutto se prevedete di utilizzarlo insieme ad altri malti speciali. Come ho già detto riguardo ai malti base e ai luppoli, per chi è agli inizi consiglio di non esagerare con le quantità e le varietà di malti da utilizzare nella stessa birra. Per imparare sarebbe l'ideale scegliere un solo malto speciale, il più idoneo a quello stile di birra, o al massimo 2 se si tratta di birre scure, uno con un colore medio-basso ed uno più scuro tra quelli torrefatti ad esempio per raggiungere il colore indicato. Per ottenere una birra dolce non vi servirà il 20% di malto crystal e per renderla scura non vi servirà il 10% di malto torrefatto. Già con solo il 5% di malti torrefatti siete in grado di ottenere una birra dal colore nero intenso. Potete salire ulteriormente se si tratta di birre con una grande base dolce e un buon equilibrio in basso come un Imperial Stout, ma se si esagera il rischio di fare una birra che sa di cenere e di carbonizzato è sempre presente. Per quanto riguarda invece il metodo di conservazione ideale, ricordate che i malti speciali, essendo ricchi di melanoidine, si ossidano molto facilmente all'aria. Quindi una volta aperta una confezione, l'ideale sarebbe di mettere sottovuoto la parte rimanente, o comunque di consumarlo in breve tempo entro pochi mesi. A me a volte capita di riutilizzare una quantità di malto speciale rimanente nella stagione successiva. Non saprei dirvi in che misura si può avvertire nella birra una mancanza di freschezza, ma ci sono malti come quelli torrefatti che si trovano come formato più piccolo nelle buste da 1 kg e ne userete circa 50-100 grammi nelle birre più scure, quindi vi rimarrà una gran parte di questi che sarà difficile smaltire se non farete diverse birre nere durante l'anno. Sui malti torrefatti mi è capitato di riutilizzare lo stesso anche dopo 2-3 anni. Quando lo scopo principale del malto è quello di aggiungere colore, penso che questo sia in grado di farlo anche un malto non freschissimo. Ovviamente se state preparando una birra per un concorso ad esempio, è consigliabile comprare un malto nuovo e utilizzarlo appena aperto. Con i malti speciali rimanenti si può sempre organizzare a fine stagione una cotta apposita. Fatemi sapere qual è la vostra preferita in questo caso. Nel dubbio, se vi ritrovate un malto speciale aperto e non sapete se utilizzarlo o meno, assaggiatelo e sentite un po' l'aroma. Se si presenta poco croccante e poco fragrante nell'aroma, allora valutate se è il caso di evitare di utilizzarlo e di comprarlo nuovo.
Per il resto, se avete domande o dubbi o ritenete che io abbia detto qualcosa di inesatto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e come già vi ho accennato vi ricordo che ho aperto una chat su Telegram dove parliamo di homebrewing, di birra in generale e ogni tanto qualche piccolo spoiler sulle mie cotte o su passaggi e procedimenti che non mostro sempre nei video. L'accesso alla chat è gratuito e trovate il link nelle info del canale e qui sotto in descrizione. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.